qui a Sette Laghi per una gara dell'RMAX Championship. Io sono Filippo, sono un pilota in questa categoria. Siamo qui per una gara con 98 iscritti. Buongiorno! Finalmente il sole, a differenza dello scorso weekend a Franciacorta. Siamo in direzione Cartodromo Sette Laghi in provincia di Pavia per il quinto round del campionato RMAX. È un campionato molto interessante, un livello di piloti molto alto. Oggi saremo in 100 partecipanti nella nostra categoria. L'obiettivo di oggi sarà quello di entrare in finale A. Si punta ad un piazzamento importante. Sarà la mia prima volta con questi kart sul circuito dei Sette Laghi. Le corse ti insegnano che tra aspettative e realtà è sempre la pista a decidere e il motorsport non fa sconti, mai. In questo episodio vi mostro esattamente cosa ciò significa. Il format di oggi prevede 2 batterie. Il punteggio di queste 2 batterie determinerà la posizione di partenza nella finale. Ci sono 4 finali, essendo in 100 ogni finale avrà 25 partecipanti. Finale A sarà per i top 25, la finale B per i successivi 25 qualificati, eccetera eccetera. Quindi in queste hit, chiamate anche batterie, ci sarà un primo round di qualifica di 5 minuti che stabilirà la posizione in griglia di una gara sprint di 6 giri. Quindi la pole position, il giro veloce della gara sprint e ovviamente il piazzamento della gara sprint determineranno un punteggio combinato con la batteria 2. La somma di tutti i punteggi determinerà l'accesso a finale A, B piuttosto che C o D. A più tardi. Siamo appena arrivati al cartodromo dei Sette Laghi. Ecco perché viene soprannominato Sette Laghi. Siamo arrivati da poco. È stata una giornata partita bene con il sole. Speriamo che si mantenga così. Vi porto per un giro di pista. Siamo sul rettilineo di partenza del cartodromo Sette Laghi. Siamo adesso in curva 1, una curva molto veloce. Siamo in prove libere. Questo non è un born normale. Qui vedete quello che succede dietro di me. A differenza di molti, in questa categoria io non corro con telemetria o dashboard sul volante, vado con un approccio più old school. Mi affido al feeling con il telaio, al suono delle gomme, a ciò che la pista mi comunica in quel momento. Noterete spesso che giro la testa, lo faccio per osservare chi mi segue, capire dove posso migliorare e usare gli altri piloti come riferimento. Ma c'è anche un altro aspetto tattico.
io osservo gli altri, ma allo stesso tempo so che anche loro possono osservare me. Le prove libere sembrano semplici, ma in realtà hanno molta più strategia di quanto si pensi. E voi, in prove libere, preferite spingere subito al massimo o nascondere qualcosa agli altri? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Abbiamo appena finito le prove libere, abbiamo un buon passo, non abbiamo mostrato tutto quel che avevamo, ce la possiamo giocare, i tempi sono sul 58,7, 58,8 e sono, diciamo, buoni prospettivamente. Un'altra osservazione che ho avuto modo di fare stamattina è che sicuramente il livello dei piloti è molto alto, la griglia sarà secondo me molto compatta e aspettiamo la hit e vediamo che risultati otterremo. Ci siamo, parte la seconda qualifica della giornata, la qualifica della SK1, ci si sposta invece sulla classe, chiamiamola così, regina, con 99 piloti, pensate 99 piloti iscritti alla SK1 che si divide tra Young, Senior, Master e Expert in base alle differenze di età e che ci può sicuramente garantire dello spettacolo. 50 secondi alla fine, ultimi tentativi, ultimi attacchi alla pole position rimasti. Ci siamo. I motori tra poco canteranno la splendida melodia del due tempi con il profumo della miscela che si percepisce e si sente anche in cabina di commento. L'ok che è dato in questo momento e dunque bandiera verde, parte la prima hit dell'Armax SK1 a Castelletto di Branduzzo. Buonissima la partenza di Speroni, mentre sembra che, attenzione, Maccagni abbia perso un po' di terreno, è rimasto un po' attardato. Sì, confermiamo che Speroni sia davanti. Attenzione all'aggiornamento della classifica, in seconda posizione dovrebbe esserci Bruno Colombo, così è infatti, poi Julien Delacreta, mentre Mancagni è rimasto tanto esterno, molto largo nella prima sequenza, nel primo serpentone di curve, e finisce anche fuori pista, va sull'erba il 12° posto, quindi primo giro che si chiude con Speroni, Bruno Colombo, Delacreta, Alessio Zacchi, Maccagni, quinto, certo che però il gap, lo vedete, è abbastanza evidente. E terzo giro di gara ufficializzato anche in grafica. Oh, lunghissimo, che rischio per Alessio Zacchi, spaventoso, è andato lunghissimo in curva 6 e sicuramente le gomme sporche adesso non aiutano, perde altre 2 posizioni, un traverso durato parecchi secondi, ha veleggiato sull'erba e ha sfiorato le barriere esterne. E ora vediamo la battaglia anche tra Luca Köhler e il kart numero 5 di Filippo Fiorini, che ne ha beneficiato ma vuole ripresentarsi all'interno. Alessio Zacchi, si lamenta Filippo Fiorini che non la prende benissimo, e allora si aggiunge a questa festa anche Mattia Lobianco. Il kart si muove, si scompone sul cordolo, c'è grande bagarre, c'è grande battaglia. Attenzione a Maccagni che intanto ha ripreso le prime 3 posizioni, quindi potremmo aspettarci grande spettacolo e una grande risalita anche di Maccagni dopo una partenza un po' deficitaria. Eccolo lì Maccagni vicino al podio. Dunque, dopo questo giro veramente molto adrenalinico, Speroni completa il podio, poi Alessio Zacchi, Filippo Fiorini, Mattia Lobianco, Luca Köhler, Lorenzo Cioni e Ciro Mollo. Questa la top 10. Una prima batteria in cui credo siamo finiti sesti su 25, il passo c'era, ma purtroppo non siamo riusciti a concludere. Ci sono stati anche un paio di contatti gara purtroppo non penalizzati che nel giro 3 mi hanno impattato sicuramente sulla performance. Motori accesi, ricordiamo motori 125 di cilindrata capaci di 23 cavalli e sviluppati proprio sulla piattaforma TB Kart,
che viene spinta dal motore Rotax. Un ultimo giro per andare a caccia della pole position. 4 secondi, 3 secondi, tra poco scadrà il cronometro e quindi bandiera a scacchi sul traguardo. Filippo Fiorini si migliora ed è decimo. Abbiamo la per questa Hit 2 gruppo A. Parte il giro di formazione. Aggressivi sul pedale dell'acceleratore. Niente timore, non c'è più tempo per la cautela. Via, bandiera verde, parte ufficialmente la seconda hit del gruppo. Attenzione, con subito l'attacco di Riccardo Tosato all'esterno, di Riccardo Donghia. Qualcuno si lamenta ed potrebbe essere Giuseppe Squillaci insieme a Kevin Liguori. Tanti contatti, tante bagarre, nonché sportellate, e un contatto che mette fuori tre piloti fuori pista. Incredibile l'inizio di questa seconda hit. L'avevamo detto, non c'è più tempo per aspettare. Tutti sono stati aggressivi. Riccardo Donghia rimane davanti, addirittura alle sue spalle dovrebbe esserci Mauro Angelini. Esatto, Mauro Angelini subito dietro, con Julien Delacreta in terza posizione. Si è ribaltata completamente la qualifica. C'è Riccardo Tosato quarto, anche lui molto aggressivo in partenza, ma si è salvato, è uscito indenne dal groviglio iniziale dove è rimasto coinvolto. Immaginiamo, andiamo a vedere, aspettiamo un replay, forse anche Kevin Liguori. Attenzione, fuori pista, incredibile, taglia l'ultima curva e attenzione, sono in 4. C'è stato un taglio netto dell'ultima curva con Mauro Palermo che si tocca e ancora una volta finisce nel peggiore dei modi. Con Mauro Palermo fuori dalla pista. Mauro Palermo è fermo con altri 2 piloti. Riccardo Donghia scappa, allunga e va via. 1 secondo e 9 di vantaggio sul traguardo, ma vedete si è già trasformato, è già molto più ampio, incredibile. Una seconda hit che è partita con i fuochi d'artificio sul traguardo, dove festeggia Riccardo Donghia, che al termine degli 8 giri conquista la vittoria della Hit 2 gruppo A. Seconda posizione per Riccardo Tosato, che ha passato Pierre Cagé, lo ha passato all'ultimo giro. Riccardo De Filippo in quarta piazza, poi Patrizio Barca, Giuseppe Squillaci, Bruno Colombo, Riccardo Bucci, Alessandro Vernacci e Filippo Fiorini. Questa è la top 10. Nella batteria 2 invece siamo partiti da dietro. Ho avuto un po' di sfortuna nel sorteggio dei kart. Purtroppo questo kart che mi è capitato nella seconda batteria, già da subito ho avuto il feeling che non performasse, più che altro da un punto di vista di motore. Agli alti regimi si sente se una valvola pneumatica si aprisse nel motore. In questo caso, non essendoci una valvola, la sensazione è simile. Quando avviene vuol dire che il motore è libero, quindi di carburazione è a posto. Purtroppo non avveniva. Dopo le qualifiche ha iniziato probabilmente a sbloccarsi, però questo sblocco veniva troppo tardi nei rettilini, il che ci ha impattato la performance nella qualifica. Partendo da dietro, sono stato in mezzo al gruppo. La partenza è stata, diciamo, una carneficina, è stata un qualcosa un po' al di fuori del mio controllo, e una situazione un po' sfortunata. Il commissario di gara, tra l'altro, dopo questa batteria ha richiamato tutti i piloti, poi non è stata data bandiera rossa. È stato un comportamento molto aggressivo da parte di molti piloti, ci sono stati un paio di situazioni anche un po' pericolose. Comunque il risultato finale è stato P10. Abbiamo appena finito le batterie, quindi P6, P10, un bilancio diciamo un po' più negativo che positivo. Adesso si aspetta il piazzamento per la finale. Visto che non sono andate benissimo, non so in che finale sarò. Ci aggiorniamo più tardi. La griglia di partenza della finale B. In pole position c'è uno svizzero, c'è Elliot Maccagne senior davanti a Filippo Fiorini, poi Eh sì, i miei timori erano fondati, siamo in finale B, partiamo secondi, quindi la delusione è ancora più profonda perché abbiamo mancato la finale A di soli 3 punti. Ma la gara non è ancora finita, testa bassa e si va avanti. Scaldano gli pneumatici, anche se l'atmosfera è bollente per questa finale B.
ultimi istanti di tranquillità. Attenzione anche a Filippo Fiorini, potrà sicuramente dire la sua. Bandiera verde e quindi semafori spenti. Parte ufficialmente la finale B. Elliott Maccagni dalla pole position. Attenzione all'inserimento all'interno, c'è stato un tentativo subito di sorpasso. Occhio anche a Jacopo Mongelli che si fa vedere nelle posizioni più importanti. Bravo Elliott Maccagni a tenere la prima posizione con la sua tuta rossa e il casco ispirato a Charles Leclerc. Grande partenza per il poleman, con alle sue spalle il kart numero 3 di Jacopo Mongelli. Poi in terza posizione vediamo chi compare, potrebbe esserci anche Mattia Lobianco in queste posizioni. Esatto, attenzione l'affondo che ha successo, e poi la fiancata che viene recapitata direttamente da Filippo Fiorini. Grande battaglia, fantastico avvio di questa finale B. In mezzo Mattia Lobianco con Jacopo Mongelli che potrebbe avvicinare Elliott Maccagni. Vediamo il primo giro con la classifica che si definirà al passaggio sul traguardo. Per la prima volta Elliott Maccagni, poi Jacopo Mongelli, Filippo Fiorini, Matteo Infanti, Mattia 12° bacino, poi Luca Blini, Fede Galli, Alessandro Pentassuni, Alessandro Vernacci, Salvatore Ricca, Andrea Sacchi, Martino Balestracci, Jan Köller e Maurizio Rampinelli. Questa è la situazione dopo un giro di gara. Secondo e terzo che battagliano. Filippo Fiorini alle calcagna di Jacopo Mongelli, proprio attaccato alle ruote posteriori del suo kart. Lascia aperta la porta a Mongelli, accorgendosi dell'inserimento all'ultimo di Filippo Fiorini, che con molta astuzia guadagna la seconda posizione. Sembra avere anche il giusto slancio per provare a riprendere Elliott Maccagni. Bel sorpasso ripreso in maniera egregia dalla nostra regia, mentre lì dietro Mattia Lobianco pianifica l'attacco su Matteo Infanti e il sorpasso che chissà potrebbe arrivare. È necessaria molta precisione in questa zona della pista in cui Filippo Fiorini sembra decisamente a suo agio. Nonostante tutto Jacopo Mongelli ha subito un po' il colpo, ma rimane lì vicino a meno di 3 decimi di secondo. Si accuccia per ridurre la resistenza aerodinamica, diminuire il drag e accentuare ancora di più l'effetto della scia, ma Fiorini ha scacciato via ogni pensiero. Sembra difficile per Mongelli ripresentarsi in seconda posizione alla chiusura di questo terzo giro di gara. Intanto ci sono delle battaglie anche tra Matteo Lobianco e Matteo Infanti, che abbiamo visto accompagnati da Riccardo Filippone. Ma Mongelli che chissà magari potrebbe ribaltare la situazione mettendosi all'inseguimento di Filippo Fiorini, e poi i due aiutandosi a vicenda e supportandosi potrebbero ripresentarsi vicini nella parte centrale della gara. Elliott Maccagni, che però come ritmo non ha nulla da invidiare a nessuno. 1.00.041. Fiorini è il più veloce in pista in 59.859 e sembra che possa addirittura pensare a una rimonta nei confronti di Maccagni. Intanto qui ancora bagarre, ancora battaglie. Ecco evidenziato in grafica il giro più veloce di Fiorini, mentre Maccagni continua a preservare questo secondo di vantaggio. È più veloce Filippo Fiorini. Fiorini più rapido anche in questo giro, 3 decimi tolti, 59.8, 59.8, 59.9. Hanno guadagnato qualche centesimo di secondo, però Maccagni nell'ultimo settore ha risposto e ha preservato questo vantaggio di un secondo preciso. Ci riportiamo sul traguardo, 59.8 per Maccagni, 59.7 per Filippo Fiorini con settima tornata, 13 in programma. E ritorniamo davanti perché Maccagni non ha un primo posto così tranquillo e tra le mani e sicuro, anzi tutt'altro, 9 decimi, il che vuol dire dare la possibilità a Filippo Fiorino di sognare il successo. Però Maccagni è un osso duro nelle difese. Ottavo giro completato, inizia il nono. Avrà recuperato qualcosa? 59.5 per entrambi. Lobianco e Matteo Infanti invece sono sopra il minuto, con Infanti che è stato superato da Riccardo Filippone. Mi devo correggere perché si è aggiornato adesso il live timing e Filippo Fiorini ha stampato un 59.4. Questo è il giro record in gara per Filippo Fiorini. Si è guadagnato, sì, ad occhio nudo si nota nitido il recupero di Filippo Fiorini, 59.402, 199 millesimi più rapido di Elliott Maccagni. E ormai credo che il duello sia partito e che il bersaglio sia agganciato per Filippo Fiorini. Potremmo assistere
assistere a un finale sulla falsariga del finale junior. Tanto aggiornamento della classifica, c'è un pilota fermo alla curva 5-6, in complesso no, curva 5-6, sì esatto, e viene subito aiutato e soccorso dai commissari da capire che cosa sia successo. Lo capiremo magari dal live timing. Tutto questo Elliott McCanny a 6 decimi di vantaggio, 6 decimi di vantaggio su Filippo Fiorini. Siamo al 10° giro di gara. Questo giro mi sembra che Elliott McCanny sia riuscito a dare una risposta un po' più convincente a Filippo Fiorini, che infatti perde qualcosa. 59-6 per Elliott McCanny, 59-7-6-0 per Fiorini. È una battaglia a distanza per il momento solo cronometrica e psicologica, non ancora fisica. Quanto è vicino adesso Fiorini, quanto è vicino nell'altalena tra un giro e l'altro. A volte è più veloce McCanny, a volte è più veloce Fiorini, però guardando un po' dall'esterno i metri che separano i due sembra che questo per Fiorini possa essere davvero un buon giro, però le opportunità stanno diminuendo passaggio dopo passaggio, curva dopo curva, e infatti alla chiusura dell'11° giro e all'inizio del penultimo il distacco torna a essere di 6 decimi netti. 6 decimi netti, è riuscito a riprenderne 2 Filippo Fiorini, ne ha ripresi esattamente 2. Il punto è che ha questo giro e poi un altro per provarci. Dall'altra parte, ribaltando la soggettiva, McCanny deve resistere, è però molto complicato considerando il ritmo di Filippo Fiorini, che sembra possedere tanto feeling e una buona fiducia soprattutto nei tratti veloci della pista. Avete visto quanto si sia fatto sotto e ha già recuperato decimi preziosi, anche se in uscita la trazione di McCanny dalla 9 è buona. Curva 10 importantissima per iniziare al meglio il terzo settore e lanciarsi verso l'ultimo passaggio della gara. Sarà McCanny contro Fiorini. Per ora McCanny può contare su un piccolo vantaggio rassicurante, ma relativamente rassicurante. Ultimo giro, giro record per Filippo Fiorini, 59-291, ma non è da meno. Elliott McCanny 59-369, è un passaggio veloce per entrambi. Eh sì, una risposta convincente da parte di Elliott McCanny. Ha alzato il ritmo Filippo Fiorini, ma lo ha fatto anche McCanny, che nel primo settore si è ben difeso, si è ben comportato. Ora però arriva il punto più veloce per Fiorini, in cui si trova meglio, e infatti vedete è arrembante alle spalle dello svizzero, che è proprio in prima posizione, ma le opportunità scarseggiano. È stata una gara tiratissima sin dall'inizio, con McCanny che è partito dalla pole position e che non ha mai perso la leadership della corsa. Si è avvicinato a Filippo Fiorini, ma in questi tornanti non c'è stato nulla da fare. Fiorini deve accontentarsi del secondo posto, perché lì davanti sul traguardo e sotto la bandiera a scacchi è Elliott McCanny a festeggiare, trionfando nella finale B. Grande affermazione per Elliott McCanny, sono punti importantissimi in campionato. Piegato Fiorini, a cui vanno comunque gli applausi e i complimenti per la prestazione, staccato di mezzo secondo. Si conclude così round 5 ai Sette Laghi, una gara un po' amara. Le prime due batterie non hanno portato purtroppo una finale A, ci sono state un po' di cose che hanno complicato la performance di oggi. Si è partiti secondi nella finale B, si è arrivati secondi partendo dalla linea esterna. Ai Sette Laghi non è una posizione comoda, quindi ho perso mi pare 3-4 posizioni all'inizio, ho dovuto recuperare, le ho recuperate. Col primo aveva un gap più o meno di 2-3 secondi che ho interamente colmato, ma purtroppo la gara è finita e non ho potuto concludere al primo posto. Ma in ogni caso era una finale B, non era quello che ci aspettavamo, avevo degli obiettivi ben chiari. Sette Laghi è una pista dove sì non giro molto, ma è una pista tecnica su cui mi trovo molto bene. Credo di aver concluso nella mia categoria in P2, quindi un trofeo si porta a casa. Finisce così, con un po' di amaro in bocca. Adesso ci sarà appunto una pausa estiva per riflettere un attimo su cosa si può far meglio dal mio lato e sperare appunto
in dei sorteggi migliori e in un regolamento più, diciamo, coerente in termini di penalizzazioni di piloti che sono un po' scorretti in pista. Comunque le gare sono fatte così, sicuramente c'è sempre da riflettere, migliorare, testa bassa, si prosegue e queste cose possono capitare. È un peccato perché questa performance ovviamente rovina il mio piazzamento in campionato. Su 130 piloti ero quarto in assoluta, tenendo conto degli scarti. Non avendo partecipato al round 1 per problemi di salute ho dovuto scartare quella gara e quindi questa performance non molto buona sotto un punto di vista di punti di campionato non la posso scartare, quindi me la porto dietro. Tenevo a fare i complimenti agli altri piloti perché appunto c'è un livello di questo campionato che fortunatamente si sta alzando sempre di più, il che è una cosa che da un punto di vista personale, appunto utilizzando queste gare come allenamento, è esattamente quello che voglio. Quindi non voglio ottenere delle vittorie o dei piazzamenti facili, preferisco lottarli. Forse la parte che lascia un po' più l'amaro in bocca è il fatto che chi ha vinto appena adesso la finale A, abbiamo fatto un paio di sessioni insieme di prove libere e praticamente avevo lo stesso passo suo. A livello di tempi nella finale B si parla praticamente di avere lo stesso passo e quindi aver finito alla fine su 98 piloti oggi in 28esima, 29esima posizione assoluta lascia un po' l'amaro in bocca. Alla fine bisogna sempre trovare il lato positivo. Queste osservazioni sono un po' ancora a caldo, spero che appunto non vengano prese in un modo un po' polemico, un po' amaro più con me stesso. Spero che questo video vi abbia dato una conoscenza più approfondita di cos'è questo campionato R-Max, di cosa sono i kart, come è stato Sette Laghi, come circuito, l'esperienza in generale. Per me è tutto, vi lascio con un bel tramonto dai Sette Laghi, ci vediamo alla prossima. Ciao!